Lezione 1. La lampada incantata. Ciao Anna, hai mai immaginato di trovare una lampada magica? Ehi John, decisamente. Sarebbe incredibile avere una lampada magica. Cosa vorresti? Beh, mi piacerebbe poter parlare correntemente ogni lingua. Che ne dici di te? Oh, è un desiderio interessante. Penso che vorrei avere il potere di teletrasportarmi ovunque all'istante. Immagina i luoghi che potremmo esplorare. Assolutamente. Potremmo viaggiare per il mondo senza sforzo. Ma pensi che le lampade magiche esistano davvero? È difficile da dire. Le leggende e le storie ne parlano spesso, ma si tratta soprattutto di folklore. Cosa ne pensi? Sono un po' scettico, ma è divertente sognare. Se trovassi una lampada magica, quali sarebbero i tuoi 3 desideri? Mm, fammi pensare. Innanzitutto, auguro buona salute e felicità ai miei cari. Secondo, vorrei una conoscenza illimitata. E terzo, vorrei la capacità di portare gioia nella vita delle persone. Sono auguri meravigliosi. È fantastico dare priorità al benessere degli altri. Il mio secondo desiderio sarebbe un mondo armonioso in cui tutti rispettino le differenze reciproche. Ma per il mio terzo desiderio, non ne sono ancora sicuro. Che ne dici di usare il tuo terzo desiderio per trovare una soluzione a problemi globali come la povertà o il cambiamento climatico? È un'idea geniale. Risolvere problemi globali urgenti avrebbe sicuramente un impatto duraturo. Proseguirò con quello. Sono contenta che ti piaccia l'idea. Se la lampada fosse vera, potremmo fare una differenza positiva insieme. Assolutamente. È importante ricordare che anche senza una lampada magica, possiamo comunque fare la differenza nel mondo facendo piccoli passi ogni giorno. Hai ragione, sono gli sforzi collettivi degli individui che portano a cambiamenti significativi. Continuiamo a impegnarci per rendere il mondo un posto migliore, un passo alla volta. Non potrei essere più d'accordo. Insieme possiamo avere un impatto duraturo. Lezione 2. Esplorazione delle preferenze alimentari. Salve Anna, hai restrizioni o preferenze dietetiche specifiche? Ehi John, sì, seguo una dieta vegetariana. Che ne dici di te? Questo è interessante. Non ho particolari restrizioni dietetiche, ma cerco di seguire una dieta equilibrata e sana. È fantastico. È importante ascoltare il nostro corpo e nutrirlo con i cibi giusti. Cosa ti ha spinto ad adottare questo approccio? Bene, mi sono reso conto che essere consapevoli di ciò che mangio può avere un impatto positivo sul mio benessere generale. Ho iniziato a prestare maggiore attenzione al valore nutrizionale del cibo che consumo. Sono completamente d'accordo. Una dieta equilibrata può fornirci l'energia e i nutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno. Hai mai pensato di provare diete specifiche? Sì, ci ho pensato. Ci sono tanti approcci dietetici, come la dieta mediterranea o la dieta chetogenica. Può essere difficile sceglierne uno. Capisco cosa intendi. È importante trovare una dieta adatta alle nostre esigenze e preferenze individuali. Per me, essere vegetariano funziona bene. Questo è vero.
Si tratta solo di trovare ciò che funziona meglio per il nostro corpo e il nostro stile di vita. Hai qualche consiglio per qualcuno che vuole provare una dieta vegetariana? Assolutamente. Inizia incorporando più frutta, verdura, legumi e cereali integrali nei tuoi pasti. Sperimenta con ricette e sapori diversi per mantenere le cose interessanti. Questi sono ottimi suggerimenti. Lo proverò sicuramente ed esplorerò altre opzioni a base vegetale. Ci sono delle sfide che affronti come vegetariano? Una sfida è trovare opzioni vegetariane quando si cena fuori o si partecipa a eventi sociali. Tuttavia, la maggior parte dei luoghi oggigiorno soddisfa varie esigenze dietetiche, quindi sta diventando più facile. È rassicurante saperlo. È bello vedere che sempre più ristoranti e locali stanno diventando inclusivi. Permette a tutti di gustare i propri pasti senza restrizioni. Esattamente. Si tratta di creare un ambiente inclusivo in cui le preferenze alimentari di tutti siano rispettate. Hai altre domande sul vegetarianismo? Non al momento. Hai fornito informazioni preziose sullo stile di vita vegetariano. Apprezzo il tuo punto di vista e lo terrò a mente mentre esplorerò diverse scelte dietetiche. Sono lieto di esserti stato utile. Ricorda che è importante ascoltare il tuo corpo e fare scelte in linea con i tuoi valori e obiettivi di salute. Grazie. Lo terrò a mente. Continuiamo a esplorare e saperne di più sulle diverse preferenze alimentari e sul loro impatto sul nostro benessere. Lezione 3. Intraprendere un nuovo viaggio. Ciao Anna, hai qualche consiglio per qualcuno che sta appena iniziando una nuova impresa? Ehi John, assolutamente. Innanzitutto, stabilisci obiettivi chiari per te stesso. Avere una visione di ciò che vuoi ottenere guiderà le tue azioni. Questo ha senso. Gli obiettivi forniscono un senso di orientamento e motivazione. Qual è il tuo prossimo consiglio? Il mio prossimo consiglio è di suddividere il tuo viaggio in fasi più piccole e gestibili. Affrontare tutto in una volta può essere difficile, quindi fai un passo alla volta. Sono d'accordo. Suddividere le cose in compiti più piccoli le rende più realizzabili. Cos'altro dovrebbero tenere a mente i principianti? È importante rimanere tenaci e non lasciarsi scoraggiare dai contraccolpi. Ricorda che il progresso richiede tempo e ogni passo avanti conta, non importa quanto piccolo. Questo è un promemoria importante. La pazienza e la resilienza sono fondamentali quando si inizia qualcosa di nuovo. Quali altri consigli hai? Circondati di una rete di supporto. Chiedi consiglio ai mentori o entra in contatto con persone che la pensano allo stesso modo, che possono offrire consigli e incoraggiamento. Avere un sistema di supporto è fondamentale. Possono fornire indicazioni e aiutarci a rimanere motivati. Qual è il tuo quinto consiglio? Il mio quinto consiglio è quello di adottare una mentalità di crescita. Sii aperto all'apprendimento, all'adattamento e al miglioramento lungo il percorso. Considera le sfide come opportunità di crescita. Non potrei essere più d'accordo. Una mentalità di crescita ci consente di abbracciare nuove esperienze e imparare dai successi e dai fallimenti. Altri consigli? Sì, celebrate i vostri successi, non importa quanto piccoli possano sembrare. Riconoscere i tuoi progressi aumenta la fiducia e ti mantiene motivato. Celebrare i traguardi è importante.
Ci aiuta a rimanere positivi e motivati nel nostro viaggio. Hai qualche consiglio finale? Infine, goditi il processo. Abbraccia l'entusiasmo e impara ad apprezzare il viaggio stesso, piuttosto che concentrarti solo sul risultato finale. È un consiglio meraviglioso. Godersi il viaggio rende l'intera esperienza più appagante. Grazie per aver condiviso queste preziose informazioni. Lezione 4. Il potere della collaborazione. Ciao Anna, hai mai provato come la collaborazione possa far emergere punti positivi che non hai mai esplorato prima? Ehi John, assolutamente. Collaborare con altri può aprire nuove prospettive e idee che potremmo non aver preso in considerazione da soli. È così vero. Quando lavoriamo insieme, mettiamo in campo diversi punti di forza e competenze, migliorando la qualità del nostro lavoro. La collaborazione ci consente di attingere a un'intelligenza collettiva, in cui i contributi unici di ognuno possono portare a soluzioni innovative. Non potrei essere più d'accordo. È affascinante come menti diverse che si uniscono possano stimolare la creatività e generare nuove intuizioni. Esattamente. Collaborare con gli altri ci aiuta a mettere in discussione i nostri presupposti e a pensare fuori dagli schemi. Allarga i nostri orizzonti. Questo è un ottimo punto. Lavorare con gli altri ci incoraggia a uscire dalle nostre zone di comfort ed esplorare nuove possibilità. Vale anche la pena ricordare che la collaborazione favorisce un senso di unità e lavoro di squadra. Rafforza le relazioni e crea fiducia tra gli individui. Assolutamente. Quando collaboriamo, creiamo un ambiente favorevole e inclusivo in cui i contributi di tutti sono apprezzati. La collaborazione ci consente inoltre di ottenere di più in meno tempo. Condividendo compiti e responsabilità, possiamo raggiungere i nostri obiettivi in modo più efficiente. Questo è un vantaggio pratico. La divisione del carico di lavoro ci consente di sfruttare i punti di forza e le competenze reciproche, portando a risultati migliori. Un altro vantaggio della collaborazione è l'opportunità di apprendimento continuo. Possiamo imparare dalle reciproche esperienze e acquisire nuove conoscenze e competenze. Hai assolutamente ragione. Collaborare con altri ci espone a diverse prospettive e competenze, facilitando la nostra crescita personale. Inoltre, la collaborazione promuove una cultura di sostegno e incoraggiamento reciproci. Possiamo celebrare i reciproci successi e affrontare le sfide insieme. È così importante. Quando collaboriamo, creiamo un ambiente positivo e stimolante che alimenta la motivazione e la produttività. Sicuramente. La collaborazione ci aiuta a raggiungere obiettivi collettivi e crea un senso di realizzazione condivisa. È una situazione vantaggiosa per tutti. Sono completamente d'accordo. Il potere della collaborazione non può essere sottovalutato. Amplifica i nostri sforzi individuali e porta a risultati straordinari. Assolutamente. Continuiamo ad abbracciare la collaborazione e a sbloccare il potenziale della collaborazione. Insieme possiamo realizzare grandi cose. Ben detto. Sfruttiamo il potere della collaborazione e produciamo un impatto positivo attraverso i nostri sforzi collettivi. Lezione 5. Scelte fresche e saporite. Ciao Anna, ho comprato frutta e verdura. Che frutta hai preso?
Ciao John, ho raccolto una varietà di frutta. Ho mele, arance e banane. Che mi dici di te? Sembra delizioso. Ho delle fragole, dell'uva e degli ananas. Volevo aggiungere dei sapori tropicali alla mia selezione. Oh, gli ananas sembrano rinfrescanti. Adoro la loro succosa dolcezza. Hai preso anche delle verdure? Assolutamente. Ho comprato anche delle verdure. Ho carote, broccoli e spinaci. Volevo assicurarmi di avere un buon equilibrio di nutrienti. Ottime scelte. Le carote sono ricche di vitamine e i broccoli e gli spinaci sono ottime fonti di minerali. Ci sono altri frutti che ti piacciono? Sì. Anch'io sono un fan dei mirtilli e dei cocomeri. Sono entrambi incredibilmente rinfrescanti e perfetti per l'estate. Sono d'accordo. I mirtilli sono ricchi di antiossidanti e i cocomeri sono idratanti e deliziosi. È fantastico avere una tale varietà di opzioni. Assolutamente. Una selezione diversificata di frutta e verdura ci assicura un'ampia gamma di nutrienti per una dieta equilibrata. È così vero. È importante incorporare un arcobaleno di colori nei nostri pasti per assicurarci di assumere un buon mix di vitamine e minerali. Non potrei essere più d'accordo. Mangiare una varietà di frutta e verdura non solo favorisce una buona salute, ma aggiunge anche emozione e sapore ai nostri pasti. Sicuramente. È divertente sperimentare diverse combinazioni e ricette utilizzando questi ingredienti freschi. Hai qualche ricetta preferita a base di frutta? Una delle mie preferite è una semplice macedonia di frutta con un filo di miele e una spruzzata di succo di limone. È una delizia rinfrescante e nutriente. Sembra delizioso. Mi piace preparare frullati con un mix di frutta e verdure a foglia verde. È un modo rapido e conveniente per ottenere un apporto nutritivo. I frullati sono un'ottima idea. Sono un modo fantastico per incorporare una varietà di frutta e verdura nella nostra dieta. Hai qualche consiglio per selezionare i frutti maturi? Quando scegli i frutti, cerca quelli sodi ma che cedano da una leggera pressione a una leggera pressione. Inoltre, verifica la presenza di colori vivaci e un aroma gradevole. Questi sono consigli utili. È essenziale selezionare frutta matura per garantire il miglior sapore e valore nutritivo. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. Lezione 6. La gioia dei piccoli gruppi. Ciao Anna, stavo pensando, saremo solo noi due al raduno. Pensi che un piccolo gruppo sarà più divertente? Ehi John, sono d'accordo. A volte, avere un piccolo gruppo consente conversazioni più intime e connessioni più profonde. Può essere abbastanza divertente. Questo è vero. Con un gruppo più piccolo, possiamo prestare maggiore attenzione a ogni persona e impegnarci in discussioni significative. Assolutamente. Crea un'atmosfera accogliente e rilassata in cui le voci di tutti possono essere ascoltate, favorendo un senso di appartenenza. Non potrei essere più d'accordo. È più facile interagire e costruire un rapporto in un piccolo gruppo. Consente anche un migliore lavoro di squadra. Sì, in un piccolo gruppo possiamo collaborare più strettamente, condividere idee e lavorare verso un obiettivo comune in modo più coeso.
Questo è un buon punto. Ci dà anche l'opportunità di contribuire attivamente e avere un impatto significativo sui risultati del gruppo. Sicuramente. Con meno persone, è più facile coordinarsi e prendere decisioni in modo efficiente, portando a discussioni più fluide e produttive. Sono completamente d'accordo. Vale anche la pena ricordare che un piccolo gruppo fornisce un senso di sicurezza e comfort, permettendo alle persone di esprimersi liberamente. Assolutamente. Le persone possono sentirsi più inclini a condividere i propri pensieri e opinioni senza la pressione di un pubblico più vasto. È così vero. Crea un ambiente favorevole in cui le idee di tutti sono apprezzate, promuovendo una cultura di apertura e rispetto. Sì, in un piccolo gruppo possiamo anche adattare le attività e le conversazioni agli interessi e alle preferenze dei partecipanti, rendendo l'esperienza più piacevole per tutti. Non avrei potuto dirlo meglio. Ci consente di personalizzare l'incontro e garantire che tutti trascorrano momenti memorabili e coinvolgenti. Giusto. Inoltre, con un gruppo più piccolo, è più facile creare connessioni e stringere amicizie più profonde. Possiamo concentrarci su interazioni di qualità. Assolutamente. È una meravigliosa opportunità per rafforzare le relazioni esistenti e creare nuovi legami che possono estendersi oltre l'incontro. Sono d'accordo con tutto il cuore. I piccoli gruppi spesso portano a connessioni significative e ricordi duraturi. È un'occasione per creare qualcosa di speciale. Ben detto. Abbracciamo la gioia di riunirci in piccoli gruppi e sfruttiamo al massimo il tempo che trascorriamo insieme. Qualità più che quantità. Sicuramente. Sarà un'esperienza piacevole e arricchente. Solo noi due. Non vedo l'ora. Anch'io. Credo che la nostra riunione per piccoli gruppi sarà piena di risate, conversazioni coinvolgenti e un senso di solidarietà. Non potrei essere più d'accordo. Creiamo momenti meravigliosi e manteniamo saldi i legami che creeremo. Sarà un momento memorabile. Assolutamente. Auguro la gioia dei piccoli gruppi e la magia che portano. Saluti al nostro prossimo incontro. Lezione 7. Opzioni di pagamento. Salve Anna, pagherai in contanti o utilizzerai la tua carta di credito per l'acquisto? Ehi John, penso che userò la mia carta di credito. È più conveniente e posso anche guadagnare alcuni punti premio. Questo è un buon punto. Le carte di credito possono essere utili se utilizzate in modo responsabile. Hai preso in considerazione qualche programma di premi specifico? Sì, ho una carta che offre un rimborso su determinati acquisti. È un bel modo per risparmiare qualche soldo in più. Il cashback sembra un ottimo vantaggio. È come ricevere una piccola ricompensa per le spese quotidiane. Potrei indagare anche su questo. Assolutamente. Vale la pena esplorare diverse opzioni di carta di credito per trovare quella più adatta alle proprie esigenze e abitudini di spesa. Sono d'accordo. È importante scegliere una carta di credito con condizioni favorevoli, come tassi di interesse bassi e commissioni minime. Sicuramente. Leggere le clausole scritte in piccolo e comprendere i termini e le condizioni è fondamentale prima di richiedere una carta di credito. Questo è un approccio saggio. Aiuta a evitare sorprese e assicura che tu stia prendendo una decisione informata.
Sì. Ed è essenziale utilizzare le carte di credito in modo responsabile, saldando il saldo in tempo per evitare di accumulare debiti. L'uso responsabile della carta di credito è fondamentale. Aiuta a mantenere un buon punteggio di credito e la stabilità finanziaria a lungo termine. Assolutamente. D'altra parte, portare contanti può essere utile per piccole transazioni o luoghi che non accettano carte. Questo è vero. Avere del contante a portata di mano offre flessibilità, soprattutto in situazioni in cui i pagamenti con carta non sono un'opzione. Esattamente. È sempre utile disporre di un mix di metodi di pagamento per adattarsi a diverse situazioni e preferenze. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio e utilizzare il metodo di pagamento più adatto a ogni situazione. Sì. Che si tratti di una carta di credito o di contanti, l'obiettivo è effettuare i nostri acquisti in modo fluido e sicuro. Assolutamente. Comodità, sicurezza e vantaggi sono fattori da considerare al momento di decidere come pagare i nostri acquisti. Ben detto. Facciamo scelte informate e godiamo dei vantaggi che le diverse opzioni di pagamento possono portare. Non avrei potuto dirlo meglio. Alla ricerca di decisioni di pagamento intelligenti e del benessere finanziario. Complimenti per quello. Lezione 8. Divertimento durante gli eventi. Ciao Anna, come ti sta godendo l'evento? Mi sto divertendo molto. Il cibo qui è delizioso. Ciao John, sono felice di sentirlo. Sì, il cibo è fantastico. Ho particolarmente apprezzato gli antipasti che hanno servito. Oh, che tipo di antipasti hanno mangiato? Non li ho ancora provati. Avevano una varietà di opzioni. C'erano mini slider, bruschette e persino degli involtini primavera croccanti. Sembra fantastico. Mi assicurerò di prenderne un po' prima che finiscano. Hai provato qualcuno dei piatti principali? Sì, avevano un buffet con diversi piatti principali. Ho provato il pollo alla griglia con verdure arrostite ed era delizioso. Il pollo alla griglia con verdure arrostite sembra una combinazione gustosa. Ci proverò sicuramente. C'è qualcos'altro che ha attirato la tua attenzione? Assolutamente. Avevano una postazione di sushi dal vivo dove si potevano personalizzare i propri panini. È stata un'esperienza divertente. Una stazione di sushi dal vivo sembra eccitante. Mi piace il sushi e la possibilità di personalizzare i panini aggiunge un tocco unico. È stata davvero un'esperienza unica. Dovresti assolutamente provarlo. Avevano una vasta selezione di ingredienti freschi tra cui scegliere. Sicuramente ci andrò la prossima volta. Grazie per la raccomandazione. Hai avuto la possibilità di esplorare le opzioni di dessert? Sì, il tavolo da dessert era un dolce paradiso. Avevano un assortimento di torte, pasticcini e persino una fontana di cioccolato. Una fontana di cioccolato sembra paradisiaca. Ho un debole per i dolci, quindi mi assicurerò di concedermi qualche dessert più tardi. Sono sicuro che ti piacerà. La fontana di cioccolato è stata un successo tra gli ospiti. È difficile resistere all'immersione della frutta nel cioccolato fondente. Posso immaginarlo. È una delizia deliziosa.
Oltre al cibo, hai avuto l'opportunità di intrattenere conversazioni interessanti? Sì, ho incontrato persone affascinanti e ho avuto discussioni coinvolgenti su vari argomenti, dai viaggi alla tecnologia. È meraviglioso. Eventi come questi offrono una grande opportunità per fare rete e scambiare idee con persone che la pensano allo stesso modo. Assolutamente. È un'occasione per ampliare i nostri orizzonti e imparare dalle esperienze e dai punti di vista degli altri. Ben detto. Sono grato per questo evento e per la possibilità di entrare in contatto con nuove persone. Finora è stata un'esperienza memorabile. Non potrei essere più d'accordo. Sfruttiamo al massimo l'evento e continuiamo a goderci il cibo, le conversazioni e tutto ciò che ha da offrire. Sicuramente. Si tratta di assaporare i sapori, abbracciare nuove connessioni e creare ricordi duraturi. Complimenti per questo. Lezione 9. Conversazioni a maglia. Ciao Anna, che tipo di lavoro a maglia fai? Sono curiosa di conoscere diversi progetti e tecniche. Ciao John, per lo più lavoro a maglia sciarpe e cappelli. È un hobby rilassante che mi permette di essere creativa e creare oggetti pratici. Sembra meraviglioso. Lavorare a maglia può essere un ottimo modo per rilassarsi e creare qualcosa di bello allo stesso tempo. Assolutamente. È un'attività terapeutica che mi aiuta a rilassarmi e a concentrarmi sul momento presente. Capisco quanto sarebbe utile. Che tipo di filato usi abitualmente per i tuoi progetti? Mi piace sperimentare diversi tipi di filato. Dalla morbida lana merino alle vivaci miscele acriliche, ogni filato conferisce un aspetto e una sensazione unici al pezzo finito. Questo è interessante. Non mi sono mai reso conto di quanto la scelta del filato possa influire sul prodotto finale. Sì, la consistenza, il peso e il colore del filato possono trasformare completamente l'aspetto e l'esperienza complessiva del capo lavorato a maglia. È affascinante come un semplice filo di filato possa essere trasformato in qualcosa di funzionale e bello, grazie all'abilità e alla creatività della magliaia. Assolutamente. Il lavoro a maglia ci permette di trasformare materiali ordinari in opere d'arte e calore fatte a mano. Hai mai provato modelli o disegni a maglia più intricati? Sono curiosa di conoscere le possibilità che esistono oltre a sciarpe e cappelli. Sì, ho esplorato la lavorazione del pizzo e della lavorazione a trecce, che prevede modelli e tecniche più complessi. Aggiunge un ulteriore livello di sfida e soddisfazione al processo. Sembra impressionante. Ammiro la dedizione e l'abilità richieste per progetti così complessi. Grazie. Ci vuole pratica e pazienza, ma il risultato finale è sempre gratificante. Hai delle risorse o community preferite per il lavoro a maglia che segui? Mi piacerebbe saperne di più sul lavoro a maglia. Assolutamente. Ci sono molte piattaforme online e gruppi di social media dedicati al lavoro a maglia. Offrono modelli, tutorial e una comunità solidale di colleghi magliai. È bello saperlo. Sicuramente esaminerò queste risorse per ampliare le mie conoscenze e competenze. Sono sicuro che ti piacerà.
Il lavoro a maglia è un mestiere versatile con infinite possibilità. Capisco il fascino. È un modo per esprimere la creatività, rilassarsi e creare oggetti pratici tutto in una volta. Sicuramente. Il lavoro a maglia ci permette di rallentare, connetterci con il nostro lato creativo e produrre qualcosa di significativo. Ben detto. Ecco la gioia di lavorare a maglia, il calore delle creazioni fatte a mano e la soddisfazione di un progetto completato. Complimenti per questo. Lezione 10. Avventura ricca di azione. Ciao Anna, hai mai visto quegli emozionanti film di guerra in cui i Ranger saltano giù dai mezzi da sbarco britannici e corrono in fondo alle scogliere nemiche? Ciao John. Sì, ne ho visti alcuni. L'intensità e il coraggio dei soldati in quelle scene mi lasciano sempre a bocca aperta. È incredibile come affrontino il pericolo frontalmente e superino le situazioni difficili con coraggio. Assolutamente. Quei momenti catturano l'adrenalina e la determinazione delle persone di fronte alle avversità. Mi fa riflettere sulla forza fisica e mentale necessaria per sopportare situazioni di così alta pressione. Sì, i soldati devono sottoporsi a un addestramento rigoroso per prepararsi alle esigenze fisiche e alla resilienza mentale necessarie per il combattimento. Posso immaginare l'importanza del lavoro di squadra e della fiducia tra i soldati in quei momenti critici. Sicuramente. In quelle situazioni di vita o di morte, avere un legame forte e una comunicazione efficace può fare la differenza. È affascinante come le persone possano riunirsi, indipendentemente dalle loro differenze, per raggiungere un obiettivo comune. Sì, lo scopo condiviso e il cameratismo tra i soldati possono creare legami permanenti e creare un senso di appartenenza. Mi sono sempre chiesto cosa spinga le persone a mettersi in pericolo per il bene degli altri. Questa è una domanda profonda. Parla dell'altruismo e della dedizione di coloro che prestano servizio militare. Ammiro il loro impegno e sacrificio. Incarnano qualità di eroismo e resilienza. Assolutamente. Il loro coraggio e il loro sacrificio ci ricordano l'importanza di proteggere e difendere ciò in cui crediamo. È vero. Queste storie servono a ricordare la forza dello spirito umano e la capacità di compiere atti straordinari. Ci ispirano a spingerci oltre i nostri limiti e ad affrontare le sfide con determinazione e coraggio. Effettivamente. Anche nella nostra vita, possiamo trarre ispirazione da queste storie per superare gli ostacoli e perseguire i nostri obiettivi. Questa è una prospettiva potente. Possiamo trarre forza dalle storie degli eroi per alimentare i nostri viaggi personali. Ben detto. Continuiamo a cercare ispirazione da queste storie di coraggio e incanaliamo quell'energia nelle nostre vite. Lezione 11. Budget per i viaggi. Ehi Anna, quando pianifichiamo il nostro viaggio, dovremmo assicurarci che il nostro budget copra tutte le nostre spese a destinazione. Ciao John, hai assolutamente ragione. È essenziale pianificare con saggezza e allocare i nostri fondi di conseguenza per sfruttare al meglio il nostro viaggio. Penso che sia un buon punto per ricercare e stimare i costi di alloggio, trasporto e pasti prima di partire. Sicuramente.
Avendo una chiara comprensione delle spese, possiamo evitare sorprese finanziarie durante il nostro viaggio. Dovremmo anche considerare eventuali costi aggiuntivi, come i biglietti d'ingresso alle attrazioni o alle attività che vogliamo provare. Questo è un ottimo punto. È importante tenere conto di queste spese extra per assicurarci di poter godere appieno di tutte le destinazioni che intendiamo visitare. Sono d'accordo. Sarebbe un peccato perdere esperienze uniche a causa di un budget inadeguato. Assolutamente. Vogliamo sfruttare al massimo il nostro viaggio e creare ricordi duraturi senza preoccuparci delle finanze. Un altro aspetto da considerare è la creazione di un fondo di emergenza per situazioni o emergenze impreviste. È un'idea intelligente. Avere una rete di sicurezza può offrire tranquillità e consentirci di gestire eventuali circostanze impreviste che possono sorgere. Dovremmo anche esplorare modi per risparmiare denaro, come trovare alloggi a prezzi accessibili o utilizzare i mezzi pubblici anziché i taxi. Sì, essere intraprendenti e cercare opzioni convenienti può aiutarci a ridurre il nostro budget e potenzialmente persino a prolungare il nostro viaggio. È importante trovare un equilibrio tra il divertimento e la consapevolezza delle nostre abitudini di spesa. Assolutamente. Possiamo trovare modi per divertirci pur essendo consapevoli dei nostri limiti finanziari. La ricerca della cucina locale e la ricerca di posti dove mangiare a prezzi accessibili ma deliziosi possono anche contribuire a un'esperienza più economica. Ottimo suggerimento, assaggiare i sapori locali senza spendere una fortuna può essere una parte deliziosa dell'esperienza di viaggio. Infine, è utile tenere traccia delle nostre spese durante il viaggio per assicurarci di rispettare il nostro budget. Sono completamente d'accordo. Tenere un registro delle nostre spese può fornire informazioni preziose e aiutarci ad adeguare le spese, se necessario. Quindi, con un'attenta pianificazione e definizione del budget, possiamo intraprendere il nostro viaggio con fiducia, sapendo di essere preparati finanziariamente. Assolutamente. Consapevoli delle nostre spese e prendendo decisioni informate, possiamo sfruttare al meglio le nostre avventure di viaggio. Abbracciamo l'emozione di esplorare nuove destinazioni rimanendo responsabili delle nostre finanze. Ti auguriamo un viaggio memorabile ed economico. Lezione 12. Incontri inaspettati. Ehi Anna, hai mai provato un momento in cui stavi camminando e all'improvviso hai smesso di sentire qualcuno chiamare il tuo nome? Ciao John. Sì, mi è già successo. È sempre un po' sorprendente e ti fa chiedere chi potrebbe essere. È come una pausa nel tempo quando senti il tuo nome in mezzo al trambusto della vita quotidiana. Assolutamente. È come se l'universo volesse attirare la tua attenzione e creare una connessione con qualcuno. E poi ti guardi intorno, cercando di trovare la fonte della voce, sperando di riconoscere il volto familiare. Esattamente. È come una mini avventura, alla ricerca della persona che ti ha chiamato. E a volte, si scopre che è un vecchio amico o qualcuno che non vedi da anni. Sì, quegli incontri possono essere piuttosto inaspettati e portare una scarica di emozioni e ricordi. È incredibile come una sola voce che chiama il tuo nome possa suscitare reazioni così forti dentro di te.
È come un momento magico, un semplice atto di riconoscimento che può rallegrare la tua giornata. Ricordo una volta in cui stavo camminando per strada e ho sentito il mio nome. Ho dato un'occhiata ed era una vecchia compagna di classe del liceo. Deve essere stata una piacevole sorpresa. È incredibile come la vita riporti le persone sulla nostra strada inaspettatamente. Sicuramente mi ha colto alla sprovvista, ma è stata una piacevole riunione. Abbiamo finito per passare il pomeriggio chiacchierando e ricordando. Questi incontri spontanei possono portare a bellissime connessioni e riaccendere amicizie che potrebbero essere svanite nel tempo. Assolutamente. È un promemoria di quanto possano essere interconnesse le nostre vite, anche quando meno ce lo aspettiamo. E a volte, non è qualcuno che conosciamo ma uno sconosciuto che ci ha semplicemente scambiato per qualcun altro. Sì, succede anche questo. È interessante vedere l'espressione di scusa sul loro volto una volta che si rendono conto del loro errore. Può essere un momento divertente e spensierato, creando una breve connessione tra due estranei. Questo dimostra che a volte, anche nei momenti più ordinari, può succedere qualcosa di straordinario. La vita ha un modo di sorprenderci quando meno ce lo aspettiamo. Dovremmo amare questi incontri inaspettati. Effettivamente. Ci ricordano di rimanere aperti a nuove esperienze e di abbracciare la natura imprevedibile della vita. Quindi, la prossima volta che sentiremo chiamare il nostro nome, fermiamoci, guardiamoci intorno e vediamo quali sorprese ci attendono. Assolutamente. Abbracciamo quei momenti inaspettati e amiamo le connessioni che creano. Lezione 13. Il potere della curiosità. Ciao Anna, credo sia bello essere curiosi. Le persone curiose delle cose sono quelle che imparano molto. Salve. Non potrei essere più d'accordo. La curiosità è la forza trainante dell'esplorazione e dell'acquisizione di nuove conoscenze. Assolutamente. Quando siamo curiosi, facciamo domande e cerchiamo risposte, il che ci porta a una comprensione più profonda del mondo che ci circonda. La curiosità alimenta il nostro desiderio di imparare e scoprire. Apre le porte a infinite possibilità e allarga i nostri orizzonti. È affascinante come la curiosità possa stimolare creatività e innovazione. Ci spinge a pensare fuori dagli schemi e a trovare soluzioni uniche. La curiosità ci aiuta anche ad abbracciare la diversità e le diverse prospettive. Ci incoraggia ad apprezzare e imparare dalle esperienze altrui. Questo è vero. Quando siamo curiosi, siamo più aperti e disposti ad ascoltare diversi punti di vista. La curiosità mantiene la nostra mente attiva e impegnata. Ci impedisce di rimanere stagnanti e incoraggia la crescita personale. Assolutamente. È come una costante sete di conoscenza che ci spinge avanti nel nostro viaggio di apprendimento. E il bello della curiosità è che non conosce confini. Possiamo essere curiosi di tutto, dalla scienza e dalla storia all'arte e alla cultura. È vero. C'è qualcosa di affascinante nel voler saperne di più e approfondire un argomento che suscita la nostra curiosità. La curiosità ci aiuta anche a superare le sfide. Ci spinge a trovare soluzioni e ci mantiene motivati a superare gli ostacoli.
Questo è un ottimo punto. Quando siamo curiosi, siamo più disposti a superare le difficoltà e a trovare modi per superarle. E la parte migliore è che la curiosità è contagiosa. Quando esprimiamo la nostra curiosità, ispira anche gli altri a essere curiosi. Questa è un'osservazione eccellente. Promuovendo una cultura della curiosità, creiamo un ambiente in cui l'apprendimento prospera. Quindi abbracciamo la nostra curiosità e continuiamo a esplorare, imparare e crescere nel nostro viaggio attraverso la vita. Assolutamente. Restiamo curiosi, facciamo domande e non smettiamo mai di cercare conoscenza. C'è così tanto là fuori che aspetta di essere scoperto. Effettivamente, la curiosità è la chiave che apre le porte a infinite possibilità. Manteniamo la mente aperta e la nostra curiosità viva. Ecco la curiosità e le straordinarie avventure e scoperte che ci attendono. Saluti. Lezione 14. La bellezza della scelta. Ciao Anna, ti sei mai chiesto dell'aumento del seno? In questo intervento, una sostanza artificiale viene impiantata all'interno del seno per ingrandirlo. Salve. Sì, è un argomento di cui molte donne hanno parlato. L'aumento del seno è una scelta personale che varia da persona a persona. Assolutamente. È essenziale riconoscere che ogni individuo ha la libertà di prendere decisioni sul proprio corpo. Giusto. Quella che potrebbe essere la scelta giusta per una persona potrebbe non essere la stessa per un'altra. È importante non giudicare gli altri in base alle loro decisioni, soprattutto quando si tratta di scelte che influiscono sul proprio aspetto. Esattamente. Ogni persona ha le proprie ragioni e considerazioni al momento di decidere se sottoporsi a un aumento del seno. Ed è fondamentale rispettare e sostenere la loro autonomia nel fare tali scelte personali. Assolutamente. Sostenersi a vicenda e promuovere la positività corporea consente alle persone di sentirsi autorizzate e sicure delle proprie decisioni. È anche importante ricordare che la bellezza si presenta in molte forme e dimensioni. Non è definito da nessun particolare attributo fisico. Questo è un ottimo punto. La bellezza è diversa e sono le qualità e le caratteristiche uniche che rendono speciale ogni persona. Abbracciando la diversità e celebrando le scelte individuali, creiamo una società più inclusiva e accogliente. Esattamente. Incoraggiamo una cultura dell'accettazione, in cui tutti si sentano a proprio agio e sicuri della propria pelle. E ricordiamoci che il nostro valore non è determinato dal nostro aspetto fisico, ma dal contenuto del nostro carattere. Ben detto. La vera bellezza si irradia dall'interno e si riflette nel modo in cui trattiamo gli altri e nella gentilezza che dimostriamo. Assolutamente. Alla fine sono le qualità che ci rendono ciò che siamo che contano davvero. Quindi celebriamo la scelta, la diversità e l'accettazione di sé e sosteniamoci a vicenda nel nostro viaggio verso la felicità e la realizzazione. Non potrei essere più d'accordo. Sosteniamo la positività corporea e promuoviamo un mondo in cui tutti si sentano a proprio agio nell'essere se stessi. Si tratta di abbracciare le scelte individuali e celebrare la bellezza che risiede in ognuno di noi. Saluti!
Saluti. Che possiamo continuare a sollevarci e rafforzarci l'un l'altro, apprezzando la bellezza unica che risplende dall'interno. Lezione 15. Il linguaggio dei colori. Ciao Anna, per quanto riguarda la tua carnagione chiara, penso che i colori pastello o vivaci ti starebbero benissimo. Salve. È un suggerimento interessante. I colori possono davvero avere un impatto significativo sul nostro aspetto e sulle nostre sensazioni. Assolutamente. I colori hanno il potere di evocare determinate emozioni e creare diverse impressioni visive. È affascinante come colori diversi possano trasmettere vari stati d'animo e messaggi a chi ci circonda. Questo è vero. I colori possono essere una forma di comunicazione non verbale, che esprime la nostra personalità e il nostro stile. Quindi, quali sono alcuni colori che secondo te completerebbero una carnagione chiara? Bene, i colori pastello come il rosa chiaro, l'azzurro o il verde menta possono far risaltare un aspetto morbido e delicato. Capisco. I colori pastello hanno un effetto delicato e rilassante. Che dire dei colori vivaci? Colori vivaci come il rosso vivace, il blu elettrico o il giallo solare possono aggiungere un tocco di energia e creare una dichiarazione audace. I colori vivaci possono davvero avere un forte impatto e attirare l'attenzione. È interessante come colori diversi possano evocare sentimenti diversi. Assolutamente. I colori hanno un'influenza psicologica sulle nostre emozioni e possono persino influenzare le nostre percezioni. Questo è affascinante. Mostra quanto potenti possano essere i colori nel plasmare le nostre esperienze e interazioni con il mondo. Sicuramente. Ecco perché è essenziale scegliere colori che ci facciano sentire sicuri e che riflettano il nostro stile personale. Sono d'accordo. La nostra scelta di colori può essere un'espressione della nostra individualità e aiutarci a sentirci più connessi a noi stessi. È anche interessante considerare le associazioni culturali con i colori. Culture diverse possono avere interpretazioni e significati unici per determinati colori. Questo è un ottimo punto. I colori possono avere un significato culturale e variare nel loro simbolismo nelle diverse società. Quindi, nella scelta dei colori per i tuoi abiti o l'ambiente circostante, vale la pena considerare non solo le tue preferenze personali, ma anche il contesto culturale. Assolutamente. Facendo attenzione ai colori che scegliamo, possiamo creare ambienti armoniosi e significativi. E non dimentichiamo che i colori possono essere fonte di ispirazione e creatività anche in varie forme di arte e design. Effettivamente, i colori sono stati usati nel corso della storia per evocare emozioni, raccontare storie e creare capolavori visivi. Quindi, abbracciamo il linguaggio dei colori e usiamoli per esprimerci, elevare i nostri stati d'animo e creare esperienze vibranti. Non potrei essere più d'accordo. I colori hanno un modo per portare gioia e aggiungere bellezza alle nostre vite. Sfruttiamoli al meglio. Ecco il colorato arazzo della vita e le infinite possibilità che i colori offrono. Saluti. Lezione 16. Soddisfare le tue esigenze. Ciao Anna, capisco che stai cercando un posto dove stare. Fammi controllare se c'è una suite disponibile per il tuo soggiorno. Salve. Sarebbe fantastico. Spero di trovare una sistemazione confortevole e spaziosa.
Assolutamente. Una suite ti offrirebbe più spazio e servizi per rendere il tuo soggiorno piacevole. Sembra perfetto. Ti ringrazio per aver verificato la disponibilità. Buone notizie. Abbiamo una suite disponibile per le date che hai indicato. È uno spazio lussuoso con una vista meravigliosa. È fantastico. Puoi dirmi di più sui servizi inclusi nella suite? Certamente. La suite dispone di un letto king size, una zona soggiorno separata, un balcone privato e un angolo cottura completamente attrezzato. Wow, sembra meraviglioso. Avere un angolo cottura sarebbe comodo per prepararmi i pasti durante il soggiorno. Assolutamente. L'angolo cottura è dotato di piano cottura, mini frigo, forno a microonde e tutti gli utensili necessari. È bello sentirlo. Sarebbe bello avere la possibilità di prepararmi i pasti da solo, se lo desidero. Inoltre, la suite offre l'accesso gratuito alla nostra spa e al centro fitness, così potrai rilassarti e rimanere attivo durante il tuo soggiorno. Questo è un grande vantaggio aggiuntivo. Apprezzerai sicuramente alcune opzioni di rilassamento ed esercizio fisico. Sono felice di sentirlo. Ci impegniamo a fornire ai nostri ospiti un'esperienza completa durante il loro soggiorno. Sicuramente sembra che tu abbia pensato a tutto per rendere il soggiorno confortevole e piacevole. Il nostro obiettivo è superare le aspettative dei nostri ospiti. La tua soddisfazione è la nostra massima priorità. Apprezzo la tua attenzione. È rassicurante sapere che i miei bisogni vengono soddisfatti. È un piacere per noi. Vogliamo assicurarci che tu abbia un'esperienza memorabile e piacevole con noi. Grazie per l'assistenza. Sono entusiasta del mio prossimo soggiorno nella suite. Siete i benvenuti. Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto e fornirvi il miglior servizio possibile. Non vedo l'ora di provare il comfort e il lusso della suite. Grazie ancora. È un piacere per noi. Faremo in modo che il tuo soggiorno sia eccezionale sotto ogni aspetto. A presto. Lezione 17. Ridefinire gli standard di bellezza. Ciao Anna, hai mai notato come le persone spesso associano l'attrattiva all'essere magre quando vedono le foto delle modelle? Salve. Sì, è abbastanza comune per la società descrivere la magrezza come lo standard di bellezza. È un peccato che queste rappresentazioni possano creare aspettative non realistiche e influenzare la percezione di sé delle persone. Assolutamente. L'idea che l'attrattiva sia determinata esclusivamente dalla magrezza è una prospettiva ristretta. La bellezza è disponibile in varie forme e dimensioni. È importante abbracciare la diversità e ridefinire gli standard di bellezza. Non potrei essere più d'accordo. La bellezza dovrebbe essere celebrata in tutte le sue forme, piuttosto che confinata a un unico ideale. Esattamente. Dovremmo apprezzare l'unicità e l'individualità che ogni persona porta in tavola. È fondamentale promuovere un'immagine positiva del corpo e incoraggiare le persone ad amare e accettare se stesse così come sono. Assolutamente. Dovremmo concentrarci sulle qualità interiori, come la gentilezza, la fiducia e la compassione, che rendono davvero attraente una persona.
La bellezza non riguarda solo l'aspetto fisico. Riguarda il modo in cui una persona si comporta e tratta gli altri. Questo è un punto meraviglioso. La vera bellezza si irradia dall'interno e si riflette nelle nostre azioni e interazioni. È essenziale sfidare i ristretti standard di bellezza e promuovere una visione più inclusiva e olistica dell'attrattiva. Dovremmo celebrare la diversità e promuovere modelli positivi che rappresentino diversi tipi di corpo e background. In questo modo, possiamo consentire alle persone di abbracciare la loro bellezza unica e promuovere una società più inclusiva. Assolutamente. Incoraggiamo l'amor proprio e l'accettazione, apprezzando la bellezza che esiste in ogni individuo. Insieme, possiamo ridefinire gli standard di bellezza e creare un ambiente più inclusivo e solidale per tutti. Abbracciare la diversità e rifiutare i rigidi standard di bellezza è un passo verso un mondo più compassionevole e comprensivo. Non potrei essere più d'accordo. Abbracciamo la bellezza che c'è dentro e apprezziamo la bellezza negli altri. È tempo di ridefinire la bellezza alle nostre condizioni e celebrare l'unicità che rende ognuno di noi attraente. Effettivamente. Diffondiamo positività, accettazione e amore, sottolineando che la vera bellezza non conosce confini. Assolutamente. Insieme, possiamo ispirare il cambiamento e creare un mondo in cui tutti si sentano apprezzati e belli. Grazie per questa conversazione significativa. Continuiamo a promuovere la positività corporea e a ridefinire la bellezza nella nostra vita quotidiana. Siete i benvenuti. È stato un piacere discutere di questo importante argomento con te. Continuiamo a diffondere il messaggio di inclusività e accettazione di sé. Lezione 18. Esplorazione degli alloggi di viaggio. Ciao Anna, quando pianifichi un viaggio, puoi confrontare i prezzi sui siti web di viaggi o prendere in considerazione l'affitto di una casa per le vacanze. Salve. Questo è un ottimo punto. È essenziale esplorare diverse opzioni per trovare la sistemazione migliore per le nostre esigenze. Assolutamente. I siti web di viaggi offrono spesso una vasta gamma di hotel, da quelli economici a quelli di lusso. È conveniente confrontare i prezzi e leggere le recensioni di altri viaggiatori per prendere una decisione informata. Sicuramente. Le recensioni possono fornire informazioni preziose sulla qualità e sui servizi offerti dalle diverse strutture ricettive. Trovo interessante anche prendere in considerazione l'idea di affittare una casa per le vacanze. Può offrire un'esperienza unica e familiare. Affittare una casa vacanza può essere un'ottima opzione, soprattutto per famiglie o gruppi più numerosi. Fornisce più spazio e privacy. Questo è vero. Avere un ambiente familiare può rendere il soggiorno più confortevole e piacevole. Le case vacanza sono spesso dotate di cucine completamente attrezzate, che consentono di preparare i propri pasti e risparmiare sulle spese di ristorazione. Questo è un vantaggio significativo. Ti dà la flessibilità di cucinare e gustare i pasti a tuo piacimento. Inoltre, le case vacanza possono avere servizi come piscine private, giardini o strutture ricreative, che si aggiungono all'esperienza complessiva. Sembra meraviglioso. Sembra di avere un piccolo angolo di paradiso durante le vacanze. Effettivamente.
Vale la pena esplorare le case vacanza in affitto, soprattutto se si preferisce un soggiorno più personalizzato e indipendente. D'altra parte, gli hotel offrono servizi come il servizio in camera, la portineria e i ristoranti in loco, che possono essere convenienti. Assolutamente. Gli hotel offrono una gamma di servizi che soddisfano le esigenze di diversi viaggiatori. Tutto dipende dalle nostre preferenze e dal tipo di esperienza che vogliamo vivere durante il nostro viaggio. Esattamente. Che si tratti del comfort e della comodità di un hotel o dell'intimità di una casa vacanza, ci sono opzioni per tutti i gusti. È importante considerare fattori come la posizione, il budget e le esigenze specifiche dei nostri compagni di viaggio. Pianificare in anticipo e ricercare diverse sistemazioni può aiutarci a trovare l'opzione migliore che soddisfi le nostre esigenze. Questo è vero. Si tratta solo di trovare l'equilibrio tra comfort, convenienza e l'esperienza complessiva che desideriamo. Assolutamente. Esplorando diverse opzioni, possiamo prendere decisioni informate e migliorare le nostre esperienze di viaggio. Grazie per aver condiviso queste informazioni. È sempre utile considerare diverse prospettive quando si pianifica un viaggio. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto contribuire alle nostre discussioni sui viaggi. Continuiamo a esplorare il mondo e a creare ricordi indimenticabili. Assolutamente. Diamo il via ad emozionanti avventure e alla scoperta di nuovi posti. Saluti! Saluti. Che i nostri viaggi siano pieni di gioia, scoperte e sistemazioni straordinarie. Lezione 19. Indicazioni di navigazione. Ciao Anna, hai mai notato che è sul lato destro subito dopo aver attraversato la strada? Salve. Sì, prestare attenzione alle indicazioni stradali può essere molto importante quando si naviga in una nuova area. Assolutamente. Sapere da che parte schierarsi può salvarci da inutili deviazioni. È sempre utile orientarsi e avere una mappa mentale dell'ambiente circostante. Sicuramente. Conoscere i punti di riferimento e i segnali stradali può facilitare l'individuazione della nostra strada. A volte, è anche utile chiedere indicazioni stradali alla gente del posto se non siamo sicuri di una località specifica. Questo è vero. La gente del posto può fornire informazioni preziose e indicarci la giusta direzione. È importante ricordare che i nomi e gli indirizzi delle strade possono variare a seconda delle città e dei paesi. Effettivamente. Familiarizzare con le convenzioni di denominazione locali può evitare confusione. Inoltre, l'utilizzo delle app di navigazione GPS sui nostri smartphone può essere uno strumento affidabile per trovare la nostra destinazione. Questo è un ottimo punto. Le app GPS possono fornire indicazioni stradali dettagliate e aggiornamenti in tempo reale. Tuttavia, è sempre una buona idea incrociare le indicazioni fornite dall'app con le nostre osservazioni. Assolutamente. Affidarsi esclusivamente alla tecnologia può portare a sorprese o errori inaspettati. Prestare attenzione ai segnali visivi, come monumenti o edifici importanti, può aiutarci a rimanere in pista. Questo è vero.
I segnali visivi possono fungere da riferimenti affidabili, specialmente nelle aree in cui i segnali stradali potrebbero non essere chiaramente visibili. È anche importante prestare attenzione alle regole del traffico e agli attraversamenti pedonali durante la navigazione nelle strade. Sicuramente. La sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità quando si attraversano strade o si esplorano aree sconosciute. In alcuni luoghi, è consuetudine camminare su un lato specifico del marciapiede o rimanere in corsie pedonali designate. Rispettare le usanze locali e seguire le regole del traffico può contribuire a un'esperienza di navigazione più fluida. Assolutamente. Ricordiamoci di essere consapevoli di ciò che ci circonda, di chiedere aiuto quando necessario e di fidarci dei nostri istinti. Questo è un ottimo approccio. Rimanendo attenti e adattabili, possiamo esplorare con sicurezza nuovi posti. Grazie per questa interessante conversazione. La navigazione nelle indicazioni stradali a volte può essere difficile, ma con la pratica diventa più facile. Siete i benvenuti. È stato un piacere discutere di questo argomento con te. Continuiamo a sviluppare le nostre capacità di navigazione ed esplorare il mondo con fiducia.